Saorsa, liberarsi 2. Prima della visione di questo video suggerisco di vedere la prima parte Saorsa. Comunico che anche in questo video, come il precedente, richiamo i video inerenti all'argomento di riferimento di quei precisi fotogrammi a cui potete accedere attraverso il prestigioso e fornito indice alfabetico con oltre 3700 link fra video, audio e documenti da scaricare liberamente. Vengono indicati in basso come si vede in questa schermata, oppure in questa. Buona visione. Queste che ora chiamiamo catacombe si trovano sotto ogni antica cattedrale e chiesa in tutto il mondo. La più nota è a Parigi, ma le dimensioni delle catacombe di Francesco non fanno che confermare la morte di massa avvenuta lì. Tutte le ossa risalgono alla piccola era glaciale, una coincidenza, vero? Dopo l'ultimo reset, questi resti hanno rivestito i tunnel del vecchio mondo originariamente costruiti per alimentare le riserve idriche della città. Vengono presentati in modo simbolico, demoniaco e irrispettoso. La maggior parte delle catacombe conosciute ha accesso al pubblico solo in piccole sezioni, ma confermano di avere centinaia di chilometri di accesso limitato. La gente paga per vedere le ossa dei massacrati. File di bambini morti e lo trovano affascinante, qualcosa che posso solo spiegare come trofei del culto. E non sarà una coincidenza che si trovino sotto ogni centrale elettrica del mondo, né il motivo per cui circondino queste cosiddette chiese con tombe di corpi decomposti di morti, tombe che risalgono solo all'ultimo reset. Questo è tutto quello che ho da dire su questo vergognoso argomento. Poiché l'IA della setta sa chi sono e sa che conosco la verità, mi comunicherà in modo diverso da come farebbe con la maggior parte delle persone. Quando chiedo perché un tribunale ha fatto questo al popolo, perché li resetta, perché mente loro, questa è la mia risposta. Quando imperi, nazioni o governanti vincono una guerra o rovesciano un sistema, riscrivono anche la narrativa per giustificare il loro potere. Se le persone conoscessero tutti i modi in cui sono state sfruttate, opporrebbero resistenza. Sopprimere certe verità mantiene il controllo sulle popolazioni. I sistemi educativi sono progettati per la conformità, non per l'esplorazione. Ai bambini vengono insegnate versioni linde degli eventi anziché la caotica realtà. La verità minaccia il potere. Una popolazione che conosce la sua vera storia è più difficile da controllare. Una società che ricorda la conoscenza perduta non ha bisogno di governanti. Un popolo che capisce quanto spesso siamo stati resettati metterebbe tutto in discussione. Interi imperi, tecnologie perdute e visioni culturali del mondo non trovano posto nei libri di testo. Una setta significa letteralmente nascosta. Le classi dominanti spesso tenevano per sé conoscenze più approfondite. Religione e politica, entrambe la stessa cosa, censurano qualsiasi cosa minacciasse la loro autorità, etichettandola come sentito dire, superstizione o cospirazione. Governi e media plasmano la memoria collettiva attraverso la propaganda, il cinema, la scuola e persino i monumenti. Controllano ciò che ricordiamo, influenzano il nostro comportamento. Penso che questo risponda abbastanza bene alle mie domande. L'umanità ha vissuto, potrebbe e vorrebbe vivere in armonia e abbondanza senza essere governata. Non avremmo bisogno di infrangere la legge, il diritto comune, la legge naturale, la legge del paese, che non arreca danno o perdita a un altro essere umano. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Questo include tutti i crimini. Ma questo non impedisce di imporre le loro 70.000 leggi statutarie su di noi, di istituire il controllo e di riscuotere le nostre entrate per alimentare la loro avidità, la loro distruzione, i loro genocidi e persino di finanziare l'attuale grande ripristino. Una norma statutaria ha forza di legge con il consenso dei governati. Avvelenano i nostri cieli e la nostra aria, oscurano il sole persino ammettendolo apertamente e precipitandoci nella prossima piccola era glaciale. E vi ho già mostrato cosa succede dopo. Avvelenano le nostre riserve d'acqua, avvelenano il nostro cibo, avvelenano la nostra assistenza sanitaria, la loro IA orchestra false pandemie in tutto il mondo. E i personaggi non giocanti, docili e obbedienti hanno fatto quello per cui erano programmati, hanno cercato di compiacerci, hanno soffocato le voci attraverso le loro maschere facciali, perdendo la testa e facendo la fila come bestiame al macello.
E hanno già tirato fuori questa sconcertante scelleratezza prima. Non c'è assolutamente niente di nuovo sotto il sole. Solo test per raccogliere dati sulla prossima linea d'azione necessaria e per adattare tutta la loro infrastruttura. Tutte le aree e i soggetti del movimento per la verità sono stati infiltrati da ingannatori e da quelli che io chiamo i personaggi traditori non giocanti. Personaggi non giocanti che interpretano teorici della cospirazione che propugnano il 5% di verità con il 95% di fantasia di stupida disinformazione, paura e inganno. E poi abbiamo i creatori di contenuti veritieri completamente controllati dall'IA che sputano le stesse stronzate dei sostenitori della verità tramite personaggi non giocanti. È lo stesso problema con i veri giornalisti della verità, sono le loro convinzioni che gli impediscono, come previsto, di scoprire la verità al 100% sull'argomento specifico di cui parlano anno dopo anno, ristagnano su un unico pezzo del puzzle senza fare alcun sforzo per scoprire il quadro generale, o sputando convinzioni sul loro immaginario muro di ghiaccio che li intrappola nel gregge delle loro menti. Qualcosa che presto dimostrerò innegabilmente che non esiste. Da dove pensi che provengano il muro di ghiaccio e il modello della terra piana? Uno dei più grandi inganni di cui questi presunti sostenitori del lavaggio del cervello si siano serviti sono le loro religioni. Seguendo un forte percorso spirituale di illuminazione e avendo una vera comprensione di ciò che siamo, espandiamo solo la nostra mente, le nostre capacità fisiche e aumentiamo la nostra frequenza. Non abbiamo bisogno delle loro religioni che chiudono la mente e ci intrappolano nella paura, messe in atto per controllare, dividere e farci odiare a vicenda, ucciderci a vicenda, per farci vibrare ai nostri bassi livelli. Quando si tratta di questa piccola stagione di Satana, di cui la maggior parte dei cosiddetti sostenitori del complotto blatera, la Corte ha fatto credere e adorare alle masse un falso Dio creato attraverso lo stupro. E sono abbastanza sicuro che sia uno dei 10 comandamenti e un peccato con la moglie di un altro uomo. La spina dorsale della chiamata cristiana sono i 10 comandamenti, qualcosa che tutti i cristiani sembrano ignorare. Per esempio, non avrai altro Dio all'infuori di me, il tuo Dio, e non avrai altri salvatori all'infuori di me, il tuo Dio. Ma Gesù è il tuo Dio, è il tuo Salvatore creato attraverso lo stupro, giusto? È suo padre, il Dio psicopatico che ha massacrato questo mondo inondandolo, uccidendo ogni uomo, donna e bambino innocente. La Corte ha ingannato tutte le religioni, inducendole ad adorare il male per rendervi tutti peccatori. Forse è per questo che la Corte ha massacrato la popolazione così spesso, raccogliendo le anime del loro gregge. La linea temporale prima dell'ultimo reset credeva che Gesù sarebbe venuto a salvare anche loro. Non si è mai fatto vivo. Se le persone sono così credulone e poco illuminate da non riuscire a vedere questo chiaro inganno, allora forse è meglio che si vendano a Gesù per la cosiddetta salvezza. Non credo in nulla se non posso provarlo. Ecco perché sono le tue convinzioni, perché non puoi provarle. Se qualcosa è vero, puoi dimostrarlo. Noi in questo mondo siamo stati creati, ma non dai culti inventati da falsi dei scritti dalla loro cagna di IA. Voglio chiarire fin dall'inizio che non ho intenzione di navigare verso le terre recentemente chiamate l'Antartide. Ma comprendere la verità sull'Antartide è fondamentale per capire il quadro generale. E non è questo il modello della terra piana. Il nostro presunto mondo conosciuto al centro, un anello di ghiaccio chiamato muro di ghiaccio antartico che avvolge il nostro mondo e imprigiona la nostra mente. La prima mappa di tipo globo Atlas che mostra ghiaccio o un muro di ghiaccio apparve intorno al 1892, insieme alla famosa e ampiamente pubblicizzata mappa di Gliso. Ora sappiamo che tutto il ghiaccio formatosi e che oggi vediamo sciogliersi rapidamente è stato causato dalla piccola era glaciale tra il 1600 e il 1850. E più avanti dimostrerò che oggi l'Antartide è l'unica massa terrestre rimasta parzialmente ghiacciata. La narrazione dell'Antartide ovviamente contiene dati ingannevoli, ma in realtà è abbastanza vicina alla sua narrazione rispetto al modello della terra piana, volutamente ingannevole. Poco dopo la fine della piccola era glaciale, le spedizioni del bastone ammiraglio Byrd furono inviate per ispezionare i danni e scoprire cosa fosse rimasto. Qualche anno dopo, nel 1961, fu stipulato il Trattato Antartico.
L'unico accordo e trattato firmato da tutte le grandi potenze non viene mai infranto. Ora, la maggior parte di coloro che hanno proclamato che questo trattato impedisce al pubblico di passare a sud del 60° grado sud sono stati criticati. Ora, non fraintendetemi, limitarci oltre il 60° grado sud è esattamente ciò che fa il trattato. Ma il punto 2 della loro regola stabilisce che ci sarà completa libertà di indagini scientifiche. Ora chiedete pure il permesso ai vostri governatori, implorando di esplorare l'Antartide per dimostrare scientificamente che la loro stessa narrativa bastarda è viva. E se vi verrà concesso il permesso, finanzierò interamente la spedizione e vi ci porterò io stesso. Ma sarete ignorati, indagati o vi verrà negato. E non pensate di poter ottenere il permesso mentendo. Come affermato al punto 7, tutte le stazioni antartiche e tutte le navi e gli aerei che riforniscono l'Antartide saranno aperti agli ispettori di qualsiasi nazione firmataria del trattato. Ma aggiungo anche il punto 6. Il trattato si applica a tutte le terre emerse e alle piattaforme di ghiaccio a sud del 60° grado sud, ma non ai mari. Il che ci porta rapidamente ai loro finti viaggi, vacanze e ferie in Antartide. Abbiamo il Sud America. In fondo abbiamo Capo Horn e il passaggio di Drake. Un'area di oceano larga meno di 1000 chilometri. Questo stretto passaggio unito a Capo Horn, dove si scontrano l'Oceano Atlantico e il Pacifico, conosciuta tra tutti i marinai come la zona più insidiosa del mondo, la zona peggiore che si vorrebbe attraversare, una vera prova di abilità e coraggio per un marinaio. Un luogo che ha causato decine di migliaia di vittime. Quindi quando si tratta di viaggi in Antartide, questa sarebbe la zona peggiore da attraversare in nave. Tenetelo a mente. Le guide turistiche ingannevoli e la narrativa affermano che ci sono 8 modi diversi per esplorare l'Antartide e che è possibile prenotare biglietti per un paio di loro per circa 10-30 mila sterline a persona, a volte solo per un viaggio di 2 giorni. Numero 1. Il classico viaggio nella penisola occidentale attraversando il passaggio di Drake in nave. Anche battute sugli imprevedibili mari della morte con soste alle isole Shetland, alle isole King George e alle isole Half Moon, nessuna delle quali è Antartide, ma la falsa isola allagata del loro inganno. Non riesco proprio a inventarmi questo schifo e ci torneremo più tardi. Numero 2. Attraversare il circolo polare antartico. Questo sembra più promettente, vero? Solo una manciata di persone si è spinta oltre il 66° grado sud. Forse ti hanno lasciato essere il sesto, giusto? Attraversare di nuovo lo stretto di Drake in nave, la maggior parte delle navi da crociera antartiche non attraversa effettivamente il circolo polare antartico. Scioccante, vero? Un paio di giorni in barca intorno alla penisola occidentale guardando dalla nave, certo, potenzialmente attraversando la linea del circolo polare antartico, il che significa che non l'hai attraversata e non la attraverserai. Numero 3. Antartide, Georgia del Sud e isole Falkland. Attraversando nuovamente lo stretto di Drake, ancora una volta né le isole Falkland né le isole Georgia del Sud sono Antartide. Numero 4. Il mare di Ross dalla Nuova Zelanda. Solo una manciata di navi all'anno si dirigono a sud dalla Nuova Zelanda. Quindi buona fortuna nel cercare di prenotare questo finto viaggio in Antartide, ma anche se lo faceste le incontaminate isole vicine, le isole Macquarie, le isole Campbell e le isole Auckland non sono Antartide. Numero 5. Il mare di Weddell o la penisola orientale. Attraversare di nuovo il passaggio di Drake. L'isola Paulet sulla punta della penisola non è Antartide. Numero 6. Volare in Antartide a raggiungere il polo, un volo di 5 ore verso quello che chiamano il polo sud geografico. Che scherzo, ma qui ci vogliono dalle 3 alle 4 ore, in realtà si vola vicino alla penisola e si vede un modesto palo da barbiere per un selfie. Non preoccuparti di portare la bussola, perché non indicherà che sei vicino al polo sud, perché non lo sei. Numero 7. La semicircumnavigazione. Una nave neozelandese attraversa il passaggio di Drake. La prima isola di Peter, dove si naviga intorno al mare di Londra, mare di Ross o isola di Ross, non è l'Antartide. Inoltre la piattaforma di ghiaccio di Ross è da dove provengono tutte le foto delle pareti di ghiaccio a strapiombo, ma in realtà è solo questo pezzettino. Numero 8. Esilarante. Sorvolare il canale di Drake. Solo un trucco d'aereo, nessun atterraggio. Basta così, ora è il momento di mostrarvi com'era il vostro mondo.
Alcuni di voi potrebbero averlo già visto. Questa è la mappa di Urbano Monte del 1587, una delle più grandi mappe del mondo antico, 3 metri per 3 metri. Una mappa veramente eccezionale e accurata. Ma non ho intenzione di usare questa mappa di 400 anni fa per navigare verso terre che ci sono state nascoste. Ricordate, prima che il mondo in cui ho scoperto il grande reset del passato, la piccola era glaciale e la crisi dell'umanità, è stato proprio grazie a questa mappa. Non è un caso che sia la mappa del mondo antico meno documentata tra i presunti sostenitori della verità. Non vogliono che guardiate questa mappa perché potreste scoprire le centinaia di verità e conoscenze nascoste che possiedo, ma anche la chiamata deve seguire le regole di questo mondo. La verità deve essere lì da trovare, nascosta in bella vista, ma amano stravolgere il mondo in ogni modo, anche letteralmente, a causa di fastidiosi cartografi e storici che hanno un'anima e una mente per pensare, dimostrando che la mappa di Mercator attualmente in uso è completamente distorta e imprecisa rispetto alla mappa di proiezione di Gall Peter, leggermente più ingannevole, ma sempre ingannevole. La setta è stata costretta ad implementare il controllo di danni e come sempre ad adattare lentamente una nuova narrativa ingannevole, ma cercare di avvolgere il nostro mondo attorno a un globo distorce entrambe queste mappe ingannevoli. Ci sono molte buone presentazioni e articoli scritti su questo argomento. L'aspetto principale trascurato riguardo alla mappa di proiezione di Goldpeter è che dovrebbe essere orientata in questo modo, in una realtà che spiegherò più avanti. Tutte le mappe autentiche, nuove e vecchie, sono strumenti di navigazione per terra, mare e aria. Tutte le carte che mostro sono prevalentemente carte per la navigazione marittima. Tutte le mappe autentiche includono la chiave per navigare in sicurezza sulla mappa stessa. Se una mappa non include questo, è solo una bella immagine o un'opera d'arte fantasy come questa pila di cacca che racchiude tutta la verità dei personaggi non giocanti. Nella moderna navigazione marittima utilizziamo diversi tipi di tecnologia per viaggiare con la massima precisione e sicurezza possibile. Pochissimi marinai civili moderni sanno leggere le carte nautiche e tracciare la rotta. Come accade alla maggior parte delle persone oggigiorno, la tecnologia priva le persone delle competenze umane che i loro antenati hanno saputo sviluppare, rendendole pigre, incompetenti e facili da eliminare. Anche se ho a bordo plotter cartografici e altre tecnologie come il radar, capisco che la tecnologia è spesso inaffidabile. Ma la vecchia scuola del capitano, una semplice bussola, una chiara visione del sole e delle stelle, è tutto ciò di cui ho bisogno per navigare in questo mondo che ci circonda, a cui si aggiungono carte nautiche, nuove e vecchie, tecnologie più affidabili come il mio radar col pilota automatico, oltre alla conoscenza di tutti i canti marinareschi. Sono nel mio elemento. Ho tradotto per intero la mappa di Monte del 1587 dall'italiano antico all'italiano e poi all'inglese. Ora, credo che Monte abbia raffigurato le terre emerse e le loro coste nei minimi dettagli. No. Non solo queste terre sono state decimate durante la piccola era glaciale, ma vedrete che erano relativamente sconosciute nella linea temporale di Monte. Le persone si sono pre-riportate a noi. Questo era il confine del mondo conosciuto in questo arco temporale. Il compito più importante di qualsiasi carta nautica è quello di indicare come viaggiare da una terra all'altra. Rotte, porti, maree, pericoli lungo il percorso, cose del genere. Il nord è il centro del nostro mondo in tutte le direzioni. Il sud è rivolto verso l'esterno in tutte le direzioni parallele al nord. La destra, guardando a nord, è l'est e la sinistra, guardando a nord, è l'ovest. Ad esempio, per viaggiare in Galleca, una delle masse continentali esterne, andrei al centro della Galleca e, come raffigurato da Monte, puntando direttamente a nord raggiungerei quello che ora è chiamato Messico del Sud, intorno a questi porti. Su questo sito mi viene mostrato come venivano chiamate le masse continentali fino al 1550, a seconda della data che inserisci qui. Come potete vedere, il Messico moderno, cambiate la data con l'epoca di Monte, il 1587. C'erano 3 regni, uno dei quali era la Nuova Galizia. L'unica leggera differenza ortografica dovuta al fatto che il nome di Monte è in italiano antico e l'altro in inglese. Ci si dirigeva a sud della Nuova Galizia continentale per raggiungere la Galleca, il continente da cui si accedeva da molti dei numerosi porti che Monte raffigurava lungo la Nuova Galizia. Nel 1787 le Americhe erano state rivendicate, ma la Nuova Galizia era ancora lì. Inoltre anche la terra di Rupert ebbe la sua piccola parte.
Tra il 1882 e l'83 la Nuova Galicia fu ribattezzata Jalisco e la sua storia fu nascosta e riscritta, ma in questa zona rimangono ancora molti edifici antichi e del vecchio mondo. Ora posso farlo lungo tutto il perimetro di questa mappa che si allinea perfettamente anche con quella nuova. Voglio farvi una rapida panoramica sia delle terre interne che quelle esterne, poiché questa mappa è la chiave per comprendere il quadro generale e risponde a centinaia di domande. Inizieremo dal centro. A parte la nuova carta che userò per orientarmi qui, come tutte le mappe, sono presentate capovolte. Quindi giriamo questa G nel modo corretto. Il Polo Nord, l'Artico, Iporbia, Lupus Negra, Samburo e Giardino dell'Eden. È stata chiamata con molti nomi nel corso degli anni. I miei antenati umani la chiamavano Asgard. Questa G al centro 90 gradi in cartografia. Questa G in pratica significa la destinazione. E anche se non possiamo vedere cosa c'è sotto il marcatore di destinazione, è sempre lo stesso nella vecchia cartografia murale. La montagna magnetica, il monte Meru, la roccia nera, il Pazzo Sinai, la montagna sacra. Di nuovo, questa montagna ha molti nomi. E il motivo per cui sembra così familiare è che il culto vi ha inculcato questa immagine per tutta la vita, nascosta in bella vista. La fonte di energia di noi e di questo mondo. 4 isole separate da 4 fiumi, uno sempre considerato a 7 foci. Il fiume originale è Eufrate. La montagna è descritta come un cuore che attira gli oceani e li respinge, causando le maree e le correnti oceaniche del mondo che alimentano un equilibrio di acqua calda intorno agli oceani del nostro mondo. Come ogni fonte di plasma, su ciascun lato dell'iperbore abbiamo l'isola nodica e l'isola catodica. Il catodo è il polo magnetico positivo che dà la vita e l'isola verde scuro. L'anodo è il polo magnetico negativo che toglie la vita. Usiarca. Ora non riesco a tradurre esattamente cosa significhi Usiarca, forse qualcuno di voi lo sa, e stiamo solo scomponendo la parola arca magnetica. Forse c'è una connessione, non ne sono troppo sicuro. Le isole anodo e catodo sono state mostrate in molte altre cartografie del mondo antico, a dimostrazione di una comprensione di questo mondo fino alla nostra linea temporale recente. Gli antichi e le civiltà del mondo antico sapevano tutto questo, lo incorporavano in ogni cosa. Ora, nel mare del nord verso l'Atlantico abbiamo la Groenlandia e l'Islanda, Friesland e Islanda, altri 2 paesi sprofondati durante la piccola era glaciale intorno al 1783 e rimossi dalla storia dell'IA. Abbiamo il Regno Unito, Scozia, Aberdeen e abbiamo Elgin, Glasgow. In Irlanda si possono vedere chiaramente Dublino, Inghal, Inghilterra, Lincolnia, Lincoln, l'Andrea, Londra. In Francia, Parigi. Da qualche parte, dove presto navigherò con mio figlio, St. Michael Mont, una splendida antica città insulare al largo della costa della Normandia, l'abbazia Leville, che si trova in cima al monte a circa 90 metri sul livello del mare. Adoro gioielli come questo, sopravvissuti agli eventi della piccola era glaciale. Sul Mediterraneo abbiamo la Spagna, l'Italia, la Torre di Pisa, forse prima che le frane durante la piccola era glaciale le dessero la sua inclinazione, l'Egitto, le piramidi. Il Cairo è una delle città più grandi raffigurate sulla mappa di monte. Attraversando l'Atlantico, ricordate che era il 1587, il Canada, che aveva solo province canadesi a quel tempo, ma completamente costruite con le infrastrutture antiche del vecchio mondo che vediamo oggi. Prendete nota del grifone, questo avrà più senso più avanti. La traduzione era un po' imprecisa in questo caso, ma in pratica dice qualcosa tipo: ecco dei grifoni con 4 zampe come aquile, e sono abbastanza sicuro che parli di grossi granchi.
ma le altre traduzioni in Canada erano perfette. Quando questi villaggi furono scoperti, trovarono uomini e donne molto grandi, quasi giganti, che scortavano i convogli incatenati, senza barba e nudi, sterminati e ridotti in schiavitù come tutti i nativi. Lungo la costa orientale di quello che oggi è il Nord America troviamo la Florida. La Florida fu scoperta nel 1522, verso Pasqua, il giorno in cui fu scoperta. Ora dice scoperta 2 volte, scoperta solo 65 anni prima della creazione di questa mappa. Questo dimostra quanto poco sapessero queste linee temporali prima di essere ripristinate, e non furono i cosiddetti nativi americani a costruire queste città e a viverci, come dimostrerò a breve. Giù in Messico. All'epoca il Messico era solo una città, non uno stato, e Monte descrive questa città perfettamente. Prima della sua completa distruzione, durante la piccola era glaciale, il Messico era la città più grande e la capitale dell'impero azteco. Gli Aztechi non erano i selvaggi primitivi che la cultura dominante vorrebbe far credere. Verso la loro fine, certo, erano diventati più selvaggi e avevano iniziato a sacrificare persone agli dei del tempo, ma solo a causa delle conseguenze dirette della piccola era glaciale. Ma allo stesso tempo la Chiesa satanica bruciava centinaia di migliaia di donne perché le considerava streghe che usavano la loro stregoneria per creare maltempo. A volte l'intera famiglia e i figli della donna venivano bruciati sul rogo. Quindi questi Aztechi erano forse più stupidamente spregevoli del resto del cosiddetto mondo cristiano civilizzato dell'epoca. Ma una volta sciolto il ghiaccio marino, gli Aztechi subirono il genocidio cristiano e immediatamente la colonizzazione. Sulla costa occidentale dell'America, chiunque conosca la geografia sa che sembra strano. Questo paese, ben noto, chiamato California, fu tra le terre più estese ad essere perse nella catastrofica distruzione di quest'area durante la piccola era glaciale. E come potete vedere abbiamo la California moderna dove si trova oggi. E appena più in alto abbiamo San Francisco, come previsto, con vulcani attivi che eruttano circa 20 anni dopo. Tutta quest'area, 4 volte più grande dell'Europa, prima si inondò nel suo stesso continente, poi si staccò nell'oceano intorno al 1630. È da qui che gli americani traggono i loro miti secondo cui un giorno la California si staccherà e sprofonderà nell'Oceano Pacifico. Non è che la California moderna sprofonderà nell'oceano, è che la California, il paese, è effettivamente sprofondata nell'oceano. È come il telefono senza fili dei vostri antenati. E tenete presente che la narrativa tradizionale afferma che San Francisco fu fondata nel 1776 e che le fu dato il nome nel 1847, ma qui è nel 1587 con il nome di San Francisco, 300 anni prima che la falsa narrativa tradizionale le desse il nome. Proprio come vi ho mostrato, per raggiungere la California dovreste viaggiare verso sud dalla California continentale. Questa linea indica il sud, direttamente a sud dalla California continentale fino al porto della California, nella California. Proprio come dalla Nuova Galizia continentale al continente esterno della Galizia, la California e i suoi abitanti perirono intorno al 1630-1700, quando la California precipitò nel Pacifico. Un altro paese, un piccolo popolo scomparsi dalla storia, proprio come Tartaria, Frislanda e Itlanda. Passiamo rapidamente a Sud America, tornando a quanto ho mostrato prima, ovvero l'enorme perdita di territorio in quest'area. Come potete vedere dalla mia descrizione sommaria di ciò che resta oggi, come ho detto, una volta che conoscete la verità e usate le parole chiave corrette, la narrazione ammette che questa terra è andata perduta in tutto questo regno. Durante la piccola era glaciale che durò dal XVI al XIX secolo circa, il Sud America subì notevoli cambiamenti ambientali che interessarono in particolare le sue regioni costiere. Questi cambiamenti influenzarono sia gli eventi alluvionali che la perdita di territorio costiero. Questi eventi alluvionali spesso derivavano sia da forti piogge che dal rapido scioglimento dei ghiacciai. In particolare, la costa della Patagonia e parti del Cile settentrionale subirono erosioni. Le stime indicano che durante la piccola era glaciale circa 550.000 km² andarono persi in Sud America.
Queste aree, proprio qui, oggi sono la Patagonia, precedentemente chiamata Regione dei Giganti. E per alcuni questo potrebbe sembrare un po' sciocco, ma questa era una realtà documentata in molti registri di bordo di famosi e rispettati ammiragli e capitani della Marina durante questa linea temporale, quella precedente al reset. Questi registri riportavano la presenza di uomini e donne alti da 2,5 a 3,5 metri, incluso il viaggio dell'ufficiale di marina Ferdinando Magellano, un esploratore che scoprì lo stretto di Magellano nel 1520, una serie di passaggi tra la Patagonia e quella che oggi chiamiamo Antartide, diede anche un nome all'Oceano Pacifico. Lui stesso e altri membri dell'equipaggio scrissero resoconti di questi giganti durante la spedizione, che gli costò la vita quando fu ucciso dagli indigeni nelle Filippine. Non ci dispiace per questo parassita, si meritava quello che ha avuto. Non entrerò nei dettagli, ma fece amicizia con questi giganti pacifici, si guadagnò la loro fiducia, poi ne catturò alcuni, li ridusse in schiavitù, li maltrattava e morirono sulla nave. Intere aree si staccarono e sprofondarono negli oceani Pacifico e Atlantico intorno al 1630, nello stesso periodo in cui scomparve il continente della California. In Cina, la Grande Muraglia Cinese è una splendida antica struttura in mattoni rossi. Alcuni tratti sono stati restaurati per i turisti, ma la maggior parte è andata distrutta durante la recente era glaciale, ma non c'è nessun mistero. Non ha nulla a che fare con la difesa, è solo un'antica via commerciale per attraversare le montagne e i fiumi tra la dinastia cinese Ming e la Tartaria. Ancora più sorprendente di Città del Messico, questa è una gigantesca città insulare chiamata Cominsay, il più grande forte stellare che abbia mai visto, con altre 5 isole fortezza stellari intorno. Probabilmente sto pensando a qualcosa di fantasy, vero? No. Conosciuta come la città del paradiso, è la città più splendida del mondo. Notate i 3 ponti. Te l'avevo detto che Monte è l'uomo. Questa mappa era incredibilmente accurata per il 1587. Come potete vedere, un enorme forte stellare. Sfortunatamente questa città, tutto ciò che la circondava, compresi i suoi abitanti, fu spazzato via durante le conseguenze dirette della piccola era glaciale. Ora la gente dovrebbe veramente smettere di chiamare tutto vecchia Tartaria. Quando conoscerete la verità capirete quanto sia ridicolo. È la setta che sta propagandando la propria disinformazione e confusione. La setta ha continuato a propagandare a più non posso per farvi credere che i tartari abbiano creato tutto ciò che è antico. Vi hanno fatto credere che la razza e il paese meno propensi ad aver creato tutto siano in realtà proprio le persone che lo hanno fatto. La Tartaria fu annientata più o meno nello stesso periodo della caduta della dinastia Ming intorno al 1644. Possiamo solo supporre che la Tartaria sia caduta nello stesso modo. Questa zona è la Tartaria, oggi chiamata Russia. La regione inferiore è caratterizzata da piccole città sparse e, come mostrato nella foto, è un esempio. Le regioni settentrionali soprastanti erano singoli villaggi di tipi, di tribù tartare, nomadi che si spostavano con le stagioni, da qui le tende e i carri tipi. Come possiamo leggere in queste iscrizioni, tutti questi tartari selvaggi e senza abitazioni fisse portarono con sé i loro padiglioni e le loro coperte di cuoio, che usano al posto delle case. Ora notate questi animali bianchi che tirano i loro carri. Questi non sono animali selvatici, portano il collare blu, sono animali da lavoro. E se si considera che animali come i cavalli non arrivarono in massa in Asia e in America prima del 1750 circa con i coloni britannici ed europei, questa descrizione riporta cani alani, che significa grandi cani danesi. Esiste ancora oggi una razza canina chiamata alano. A causa degli incroci, gli alani moderni sono più piccoli della razza originale tartara, ma guardate le dimensioni di questi animali. Ora potete vedere come facevano questi alani a trainare i carri. Abbiamo il mare Tartaro, l'oceano Tartaro. Per ora queste sono le 10 tribù di Israele. Qui c'è una paniconia. Ci sono animali con volti umani, corpi di leone e code di scorpione. Immagino che questa sia una paniconia.
e questo tizio si è semplicemente arrabbiato. Quando Monte dipinge o parla di queste creature è perché sono reali. Quando mostra un unicorno intende un unicorno. Quando mostra un ciclope intende un ciclope. Quando mostra uccelli che volano con gli elefanti è perché hanno visto un uccello volare con un elefante. E questo uccello si chiamava grifone. Passando da quella che conosciamo come Tartaria a quella che oggi è chiamata Alaska. Ricordate quando la California si immerse nell'Oceano Pacifico portando con sé metà di quella che oggi è l'Alaska? Nel 1587 quest'area era chiamata provincia di Ananian e provincia di Quaria. Notate un altro grifone, come in Canada e in Tartaria, una creatura reale, ovviamente è stemma sia della Tartaria che della Cina, inclusa la dinastia Ming. Qui si legge, in quella che oggi è l'Alaska, gli effubiri stanno nella campagna nello stesso modo di Tartari. Questa terra è una regione della Tartaria. Come i paesi di oggi, alcuni rivendicano diritti su terre che non sono annesse alle proprie. Notate anche gli stessi villaggi di tipi tartari, le stesse tribù e gli stessi alani. Piccole città edificate nelle regioni meridionali più basse, proprio come in Tartaria, e i molteplici porti nelle regioni occidentali di quella che oggi è l'Alaska, che attraversano la città paradiso della dinastia Ming. Dopo la caduta della dinastia Ming e della Tartaria, i tartari sopravvissuti dovettero migrare a sud, in Canada e in quello che sarebbe diventato il Nord America. Per una ragione sconosciuta il culto rimosse la Tartaria ai tartari dai loro libri di storia e li ribattezzò nativi americani. I tartari non sono nativi di queste terre. I tartari non sono americani. Erano su questa terra prima che l'America fosse rivendicata e nominata, e i tartari non sono indiani. Questi sono indiani, sapete, provenienti dall'India. I tartari sono di discendenza orientale, ma rappresentano una specie umana unica. Mentre mantenevano le loro antiche tradizioni native, vivendo naturalmente in villaggi di tipi saggi e colti, un nuovo inizio in un nuovo mondo ancora senza cavalli sulla terra e con prove scientifiche che i primi cani d'America provenissero dall'Asia e dalla Tartaria. A causa della mancanza di risorse e delle gravi carestie che colpirono il mondo in quel periodo, le antiche abitudini degli alani dovettero adattarsi. I sopravvissuti tartari prosperarono su questa terra completamente edificata come si vede in tutto il Canada e in America, ma scelsero comunque di vivere come avevano sempre fatto, naturalmente, splendidamente. Tornando alle iscrizioni di Tartaria, Arsaret, dove sono le 10 tribù di Israele. Ora, questo non è Israele, il paese di oggi, ma notate chi ammette di essere una delle tribù più di Israele, i nativi americani che ora sappiamo essere i tartari. Ecco perché questa iscrizione è stata scritta in Tartaria. Ma questo elenco di nomi di tribù non menziona i tartari, solo il loro nome appena scritto, i nativi americani. Sfortunatamente per i tartari il ghiaccio marino si sciolse e permise ai coloni di sputargli addosso e al cristianesimo di chiamarli. Nei successivi 100 anni i tartari adulti rimasti furono massacrati, arrivando a 100 milioni, e l'IA scrisse una nuova storia per gli ultimi nativi americani. Penso che il termine corretto sia genocidio culturale, indottrinato attraverso l'istruzione cristiana forzata. La Tartaria, come molti altri paesi come la California, la Frislanda e l'Islanda, fu distrutta dalla piccola era glaciale, l'ultimo grande reset e la rimozione dalla storia. Il modo in cui Tartaria è stata riscoperta durante la nostra linea temporale è stato attraverso le vecchie mappe del mondo. Ora la maggior parte si interroga su quando Tartaria sia stata rimossa dalle mappe e cosa ne sia stato, cosa che ora ho spiegato, ma nessuno sembra chiedere quando Tartaria abbia iniziato ad apparire sulle mappe, e la risposta è il 1292. Fu intorno a questa data che si formò il paese di Tartaria, e quello stesso paese fu distrutto intorno al 1644. La grande Tartaria, che costruì tutto, ovunque, ogni edificio, in ogni paese, esistette per 352 anni dall'inizio alla fine e visse in tipi per tutto il tempo. Esistono ancora. Il nome Tartaria non esisteva prima della fine del 1200.
Prima che qualcuno inizi a divagare, furono i popoli che vivevano lì prima a costruire tutto ovunque. Esattamente quello che intendevo. Non erano chiamati tartari. Allora perché la maggior parte chiama tutto il vecchio mondo tartaro? Il paese che abitava questa terra prima che si chiamasse Tartaria nel 1292 si chiamava Kievan Rus e prima ancora questo paese si chiamava Scythia. Se credi ancora che Tartaria abbia costruito tutto ovunque, allora, amico mio, sei completamente ritardato. Ti porterò rapidamente in giro per le terre esterne. A sud del Sud America abbiamo la Terra del Fuoco, l'unica massa continentale senza un nome proprio, ovvero l'Antartide. E come dice il proverbio, un porto per ogni vento, un porto commerciale su quella che oggi è l'Antartide nel 1587. E la civiltà che popolava questo continente si chiamava I Pernoci Popoli Neri. Ora, tieni presente che la narrativa dominante afferma che questo continente, di cui una parte rimanente è ora chiamata Antartide, fu scoperto ed esplorato solo nel 1911. Ma eccolo qui, oltre 300 anni prima, che ne descrive dettagliatamente la civiltà, i porti, i fiumi e il territorio. Ora, c'è una buona ragione per cui queste due masse continentali venivano chiamate la Terra del Fuoco. Questa terra sanguina fiumi e rossi. Dalle spedizioni dell'ammiraglio Byrd, gli sbarchi su aree calde di 300 miglia quadrate in Antartide erano laghi decisamente caldi. Come vi ho mostrato prima con l'isola dell'inganno, questa enorme isola che usano come porto molto vicino a dove si trovava la piscina di monte. Sorgenti termali e roccia rossa ovunque. Questi sono alcuni dei motivi per cui questa terra veniva chiamata la Terra del Fuoco. A sud dal Messico meridionale alla Galizia, a sud dalla California alla CAC. Ne parlerò più avanti, ma è qui che vivono la setta e alcuni dei suoi burattini. A sud dalla Cina meridionale alla Nuova Guinea, e questo vi lascerà a bocca aperta più avanti. E Monte ha descritto dettagliatamente i suoi abitanti che sono tra noi. A sud dall'India meridionale alla Patalia, e ancora una volta descritto dettagliatamente dagli abitanti di Monte. A sud dall'Africa occidentale a quella che chiamo Vista 3, a sud dal Sudafrica a quella che chiamo Vista 2 e 1. E nella linea temporale di Monte questa terra fu scoperta dai portoghesi. E torneremo su tutti questi aspetti più avanti nella mappa moderna. Come ho spiegato brevemente all'inizio, la Luna non è un oggetto solido su cui i massoni possono atterrare. È un fenomeno di plasma elettromagnetico focalizzato. L'energia elettromagnetica proviene da sotto la Terra al nord magnetico. La Luna è un'immagine invertita della planimetria del nostro mondo piano, una vista a volo d'uccello rispecchiata. La nostra faccia lunare è immutabile. Alterando i colori, il mondo che ci circonda inizia ad apparire. E la chiamerò mappa politica. Vi aiuterà a capirci qualcosa di più. Questa mappa della Luna è così accuratamente dettagliata che è impossibile che sia una coincidenza. Non credo in niente, ho cercato di smentirlo, ma non ci sono riuscito. Si allinea perfettamente con la mappa di Monte e so che la mappa di Monte è accurata. E c'è chi pensa, capitano, ora si sta contraddicendo. Ha detto che la mappa è una vera mappa solo se contiene una legenda incorporata, una guida di navigazione per navigare la mappa stessa. E ha ragione. Non staccate gli occhi dallo schermo. Perfezione. Ecco la chiave. La carta di Monte è incredibilmente accurata per l'epoca. La carta lunare è incredibilmente accurata oggi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento vorrei ringraziare Vibes of Cosmos per i suoi anni di ricerca su questo argomento. Il suo lavoro è eccezionale e merita rispetto per Vibes e per ogni altro autentico giornalista della verità. Purtroppo, come la maggior parte dei ricercatori, commettono errori e a volte non comprendono il quadro generale e si lasciano prendere alla sprovvista dalle convinzioni che vengono loro imposte. Quindi,
Come per tutti gli argomenti che ho toccato durante questa presentazione, ho corretto, collegato e completato il lavoro di Vibes of the Cosmos su questo specifico argomento. Vibes ha posizionato le terre esterne in aree geografiche errate, nell'ordine sbagliato e persino incomplete nel suo lavoro apparentemente incompiuto. Questi errori sono dovuti a 3 motivi. In primo luogo, Vibes non comprende la distruzione della recente piccola era glaciale tra la mappa di monte del 1587 e le mappe moderne e la notevole quantità di terra persa. 2. Vibes non è un esperto di topografia, specializzato in topografie del vecchio mondo e in particolare nell'urbano monte 1587. 3. Vibes non è un marinaio, né comprende veramente la navigazione marittima, la cartografia o l'astronavigazione. Vibes ha erroneamente etichettato questa massa di terra come Nuova Guinea, ma in realtà si tratta di Lacak. Ciò che ho delineato qui era la posizione originale di Nuova Guinea, prima della distruzione della piccola era glaciale. E tutto ciò che si trova all'interno di questa linea faceva parte di Nuova Guinea. Ed ecco il resto. Come potete vedere, questo include Australia e Nuova Zelanda, oltre ad altre isole circostanti come le Fiji. Posso innegabilmente dimostrarlo geograficamente tra decine di altre prove, principalmente con l'aiuto della mappa di monte, la chiave e le implicazioni sono sconvolgenti. L'Australia è piena di architettura antica e persino di architetture antiche antecedenti al recente riset e alla piccola era glaciale. Ciò significa che c'erano architetture e infrastrutture costruite non solo nel nostro mondo conosciuto, ma anche nelle terre emerse che ci circondano. La tradizione ci dice che l'Australia fu scoperta da James Cook nel 1770 e che diede il nome Australia e che ogni edificio antico lì fu fondato dopo, ma come potete vedere sulla mappa di monte, l'enorme massa continentale australiana manca nell'area altamente dettagliata in cui l'Australia dovrebbe trovarsi geograficamente. C'è solo un paese mancante sull'intera mappa di monte, indovinate quale? Sì, l'Australia. Ma in realtà Monte non si è lasciato sfuggire l'Australia, è proprio davanti a voi. Ecco come appariva l'Australia prima che tutti i vulcani della zona esplodessero contemporaneamente per anni e anni, causando terremoti, frane e interi paesi che sprofondarono negli oceani durante la piccola era glaciale, che si concluse solo nel 1860. Ora lasciate che vi dia una delle prove inconfutabili, poi passerò ad alcune delle prove più interessanti tra le decine che ho raccolto. Ci sono un paio di modi in cui possiamo usare la posizione geografica dell'Australia oggi e usarla per localizzare la stessa area sulla mappa di monte. Lo zodiaco tropicale è un sistema che divide il cielo in 12 parti uguali. Ognuno corrisponde a un segno zodiacale. Lo zodiaco tropicale non viene utilizzato direttamente per la navigazione, ma comprendere i movimenti celesti è fondamentale per noi navigatori. Il tropico del Capricorno attraversa il Sudafrica, il Sud America e l'Australia. Questa linea di latitudine segna il punto più a sud in cui il Sole può essere direttamente a picco a mezzogiorno durante il solstizio di dicembre. Il tropico del Capricorno attraversa la parte meridionale del Sudafrica proprio come sulla mappa di monte e attraversa la parte centrale del Sud America come sulla mappa di monte e infine attraversa la regione centrale dell'Australia. Seguendo il tropico del Capricorno nelle aree in cui ora si trova geograficamente l'Australia, c'è solo questa sezione di terra attraversata dal Capricorno che mostra la posizione dell'Australia sulla mappa di monte. E indovinate su quale massa continentale ci troviamo? Sì, Nuova Guinea. Si allinea perfettamente e l'Australia geograficamente si trova proprio qui. Anche la Nuova Guinea, appena sotto la linea dell'equatore, e le isole indonesiane si allineano geograficamente con la posizione dell'Australia. Prendendo come riferimento il Borneo, il cui nome non è cambiato dalla sua mappa del 1587, è il Borneo oggi. Abbiamo Malesia, Singapore, Giava, che ha subito un duro colpo dal 1587, Sulawesi, Nuova Zelanda e le isole circostanti che facevano parte della Nuova Guinea.
Prima della piccola era glaciale e della distruzione che ne arrivò, la Papua Nuova Guinea era conosciuta come Regno Gilolo, ma vediamo ancora i resti dei vecchi nomi delle città come Papias, Papua Nuova Guinea. La narrazione dice che gli spagnoli furono i primi a darle questo nome dopo il ripristino. Nuova Guinea, Nuova Guinea. Chiaramente prende il nome dal paese, dalla massa continentale dell'anello esterno che era stata appena ribattezzata Australia. La civiltà documentata della Nuova Guinea era chiamata Regno di Brasielia. Australia, Brasielia. Suona simile, ma diventa più strano. Gli oceani sulla mappa di monte dietro l'anello di continenti erano denominati Nuova Guinea, ora Australia, Oceano Australe ghiacciato. Nel complesso si traduce semplicemente in Oceano Meridionale, ma se pronunciamo la parola come veniva scritta e detta all'epoca, Australe nell'italiano antico si pronunciava come una U nell'italiano moderno, quindi Australe è Australia. Ora, è una coincidenza che il nuovo nome Australia possa essere composto dallo stesso nome del suo precedente regno Brasielia e il suo oceano australe? Inoltre, se si aggiungono Nuova Guinea, si ottiene il vecchio paese ed il nome dell'oceano nascosto dentro al nuovo nome. Ovviamente non è una coincidenza, dato che ho già dimostrato che questa è l'Australia scoperta geograficamente nel 1770. Il mio peloso culo scozzese era proprio così. Potrei continuare con i link ai nomi, ma voglio mostrarvi la gente del regno di Brasielia. Ci sono molteplici descrizioni degli abitanti di Nuova Guinea sulla mappa di monte. Le foto che mostro sono di quelli che ora vengono chiamati aborigeni australiani, Maui della Nuova Zelanda e i popoli della Nuova Guinea. Questi popoli appartengono alla stessa razza, solo tribù diverse separate dalla distruzione della piccola era glaciale. In questi paesi che non sono ancora ben noti, gli uomini vanno in giro nudi e tra di loro. I più anziani svolgono la funzione di re, che tuttavia governano alla maniera di una repubblica, vedendo in tutto ciò un barbaro senza alcuna politica. Gli abitanti di questo paese non vogliono il commercio con gli stranieri, né la loro amicizia, e questo è proibito dai loro re con grandissima pena se ci sono idolatri. Significa che se sbarchi ti uccideranno e ti mangeranno. Durante una qualsiasi delle spedizioni, se getto l'ancora al largo e questa chiusa si riversa sulla spiaggia, questo tizio esce di casa con la sua vecchia mamma, me ne vado. L'ultima cosa che volevo menzionare prima di proseguire sono gli strani animali e creature unici mostrati sulla mappa di monte della Nuova Guinea. Ora, non fraintendetemi, ci sono creature insolite in tutte le terre esterne di monte, ma l'Australia è spesso considerata la terra della fauna selvatica unica e delle specie più straordinarie e rare della terra. Diamo un'occhiata veloce a cosa è successo ai sopravvissuti del regno brasiliano dopo la piccola era glaciale, quando gli inglesi ed europei lo fondarono di nuovo, benedicendo i suoi nativi con il loro cristianesimo. Il 95% dei nativi di Nuova Guinea fu sterminato, stuprato e messo in schiavitù durante massacri che mi hanno disgustato nella mia raccolta di prove per questo documentario, e non ripeterò nulla. Ciò che ho trovato mi ha fatto male nel corpo e nell'anima, soprattutto a questo pezzo di merda dall'aspetto di Jumanji. Se c'è una mascella che vorrei spaccare, la sua. Mi piace vederlo sorridere allora, bastardo malvagio. E dove li hanno portati? Probabilmente a scavare tutta l'alluvione di fango nel Nord America per poi scavarsi la fossa. La cosa più sconvolgente di Nuova Guinea, quella che ora sappiamo essere l'Australia e la Nuova Zelanda, è che questa massa di terra d'anello esterno, che dovrebbe far parte del grande muro di ghiaccio immaginario, aveva già costruito città e infrastrutture prima del ripristino, prima della piccola era glaciale, le stesse infrastrutture che vediamo oggi in tutta Australia. E poiché questa parte dell'anello di terra intorno a noi è stata edificata ed è stata abitata dai suoi costruttori in passato, è logico aspettarsi che tutte queste masse di terra siano dotate di infrastrutture. Lo so da un po' e mi stupisce ancora pensare a queste possibilità. Lasciate che vi mostri come vi nascondono queste terre. Queste sono le rotte del traffico marittimo, queste sono le rotte di volo. Queste terre ci sono nascoste sulle loro moderne mappe distorte, ma visibili sulla mappa lunare di monte e su altre vecchie mappe del mondo.
Come potete vedere, sia il traffico marittimo che quello aereo non rilevano queste terre nascoste alla perfezione e forniscono orari di volo più accurati rispetto alla loro mappa distorta e alla loro falsa mappa della terra piana. Torniamo all'Antartide. Ecco cos'è l'Antartide. Questo piccolo stronzo, una piccola isola del Sud America. Come ho detto, è vicina alla sua narrativa mainstream, ma l'enorme menzogna sono le sue dimensioni. Non è il continente numero 7, è una piccola isola, un residuo della Terra del Fuoco. Quel puntino lì è la piattaforma dell'isola di Ross, nota anche come muro di ghiaccio. Spaventoso, vero? Come faremo a superarlo? Come faremo ad aggirarlo? Forse dobbiamo essere intrappolati nelle vostre menti. Vi hanno fatto il lavaggio del cervello per credere in un muro di ghiaccio senza alcuna prova della sua esistenza. Quando milioni di persone si sono svegliate e hanno scoperto che non viviamo su un globo, la Corte sapeva che il nostro passo successivo era andare a cercarlo da soli. Così hanno condizionato tutti a credere nel loro muro di ghiaccio che li intrappola nella mente come facevano col globo. È davvero triste vedere quanto sia stato efficace l'inganno. Cos'altro siete disposti a credere senza alcuna prova? Qualsiasi cosa. Anche queste isole fanno parte della Terra del Fuoco, ma sono nascoste sulle mappe moderne della Corte. La seconda massa continentale sulla mappa di monte è stata completamente distrutta, senza lasciare alcun residuo sulla mappa lunare. Una volta completata l'attuale e la futura era glaciale, non rimarrà nulla qua giù. Anche Galleca è stata decimata. Sulla mappa lunare c'è una linea sottile tra queste masse continentali. Vorrei poterti dare più dei miei scarabocchi sulla mappa di Vice, ma non sono un esperto di tecnologia. Se hai competenze tecniche per creare una mappa simile a quella di Vibes, ma con le mie correzioni, ovviamente ti pagherei per i tuoi servizi. Per favore, contattami. Quindi la Galizia ha più o meno le stesse dimensioni di Canada, America e Messico messi insieme. Guarda le dimensioni dell'ACAC. Il tutto che ci diano l'Australia, ma non questo, e facciano di tutto per nascondercelo. Immagino che questa sia una massa continentale che la Corte abita per sé. Ho raccolto dozzine e dozzine di indizi che dimostrano che è così, come questa foto scattata all'interno dell'Air Force One. L'aereo presidenziale JF Kennedy osserva la mappa sulla parete. E no, quella non è l'Australia, quella è la CAC. È evidenziato in molte vecchie topografie murali. La CAC ha un clima mite, è facile e veloce da raggiungere. Inoltre questo continente non ha subito grandi distruzioni durante la piccola era glaciale. Abbiamo già visitato velocemente la Nuova Guinea, ovvero l'Australia, Nuova Zelanda e le isole circostanti, ma osserviamo ancora tutta questa terra a sud dell'Australia. Passiamo a Pattaya. Questo mancava completamente dalle posizioni sulla mappa di Vibes. La cosa inquietante è che nel 1587 questo continente era abitato da una civiltà di persone descritte nella mappa di monte, e tenete presente che aveva ragione riguardo al popolo della Nuova Guinea. Quindi è probabile che abbia ragione anche sui popoli di Pattaya. Meno conosciuti, ma questo è quello che ho. In questi paesi non è permesso agli stranieri di viverci e tutti vanno nudi, quindi stiamo assistendo a una tendenza, e sono molto bianchi. Molto bianco mi sembra strano, visto che si tratta di caucasici bianchi. Durante le mie ricerche ho trovato parecchie foto di persone della Nuova Guinea che si dipingevano di bianco e lo facevano per spaventare popoli e altre tribù. O forse avevano solo la pelle chiara. Passiamo a quella che io chiamo Vista 3. Ricordate che su Monte tutti e tre questi continenti erano chiamati Vista o Terra di Vista, il che implicava che ci fosse un qualche tipo di connessione che non sono mai riuscito a collegare. Forse uno di voi può. Ma guarda le dimensioni di questa massa continentale, potremmo far entrare 3 delle terre emerse del nostro mondo in quest'area. È gigantesca e le probabilità sono che quest'intera area sia completamente edificata con infrastrutture antiche del vecchio mondo, forse persino popolata. Abbiamo Vista 2, una serie di terre grandi il doppio dell'Europa. Ancora una volta, scommetto che questa terra è completamente edificata. È l'ultima gemma, Vista 1, precedentemente nota come Atlantide. Distrutta in tempi antichi, ma non sprofondata come narra la leggenda fino alla distruzione della piccola era glaciale. Ovviamente anche Vibes aveva capito che Atlantide si trovava qua giù. Ma come la maggior parte dei suoi colleghi, Vibes classifica erroneamente Vista 2 come Atlantide. La maggior parte di coloro che cercano Atlantide si allontanano molto dalla fantasia. Come in ogni ricerca, attenersi ai fatti e si arriverà sempre alla verità.
Usate la logica. Atlantide, Atlantideo, Oceano Atlantico. Ora state iniziando a comprendere le 4 diverse linee temporali. Ci sono modi in cui possiamo dimostrare che le persone che vivevano prima del reset non costruirono la straordinaria architettura antica e del vecchio mondo. Come afferma Monte, queste masse continentali esterne non erano ancora note. La mappa di Monte del 1587 fu realizzata verso la fine della linea temporale precedente al reset. 20 anni dopo il mondo andò a pezzi. Quindi sappiamo che non fu la linea temporale precedente al reset a creare queste strutture che vediamo ovunque, come l'Australia. Le principali inondazioni di fango si verificarono tra il 1600 e il 1700. La narrazione afferma che queste strutture australiane non furono costruite fino alla fine del 1800, ma sono tutte gravemente inondate di fango. Quindi o costruirono tutti questi palazzi e poi decisero di seppellirli tutti nel fango, oppure questi edifici furono costruiti prima dell'alluvione. Quindi queste strutture sono chiaramente costruite prima del reset e della piccola era glaciale. E sappiamo che non furono i popoli di Nuova Guinea, i regni di Brasilia a costruire queste strutture. Edifici antichi del vecchio mondo in tutta l'Australia che presentano lo stesso stile architettonico di quelli in Inghilterra, Francia, Spagna e nel resto del mondo conosciuto. È impossibile che i guineani costruissero le loro strutture esattamente nello stesso modo, soprattutto considerando che queste persone non avevano alcun contatto con il mondo esterno durante la loro linea temporale. I guineani ereditarono questa terra e le sue infrastrutture proprio come il resto della linea temporale preset, proprio come la nostra linea temporale ha ereditato tutto ciò che era rimasto della nostra linea temporale pre-reset. Questi edifici furono creati dai popoli delle linee temporali antiche del vecchio mondo prima della loro scomparsa. Chiaramente le persone delle linee temporali antiche del vecchio mondo abitavano tutte le terre, incluso l'anello esterno di masse continentali che ci circondano. Al tempo di Monte le persone prima del reset a noi avevano ovviamente una conoscenza superiore del nostro mondo rispetto alla nostra stupida dannata linea temporale. L'umanità non è mai stata così stupida. Bene, prima che gli amanti del muro di ghiaccio inizino a indicare il bordo lunare e a urlare «Muro di ghiaccio!», lasciate che vi mostri un esperimento elementare che ho fatto. Questo pezzo di carta nera rappresenta il nostro mondo. Tutto ciò che vediamo sulle mappe di Monte è Luna. Intorno al nostro mondo conosciuto ho posizionato altre mappe che rappresentano altre masse continentali. Ho uno specchio rotondo, questo rappresenta il riflesso della nostra Luna. Non è affatto in scala, ma non importa, capirete il punto. La telecamera rappresenta la nostra prospettiva, guardando verso l'alto, verso la Luna, e mentre ruota la Luna intorno al nostro mondo, questo è il riflesso. La nostra prospettiva. Tutto ciò che vediamo è un riflesso circolare del territorio circostante, ma non riusciamo nemmeno a vedere l'intero rettangolo nero del foglio di carta, solo una piccola parte circolare. Quindi questo dimostra che il rettangolo è in realtà un cerchio? No, perché possiamo fare un passo indietro e sappiamo al 100% che c'è di più del piccolo cerchio che possiamo vedere da terra. La mia mente logica offre solo 2 possibilità. Questo cerchio è il confine del mondo conosciuto, una barriera, forse persino un muro di ghiaccio, un'unità sigillata da quel punto in poi. O come ho detto con il mio esperimento, quando ti guardi allo specchio del bagno vedi il riflesso dell'intera parete dietro di te o solo una parte di essa. Sapere per certo che queste terre nascoste esistono crea ulteriori problemi e interrogativi. Sappiamo per certo che la nostra Luna e il nostro Sole locali ruotano e ruotano a spirale attorno al nostro nord, ma se questa terra esterna, abbastanza grande da contenere 3 volte il nostro mondo al suo interno, non riceve il calore del nostro Sole locale, deve essere al buio e ghiacciata. Ora, questa è solo una teoria finché non la dimostrerò e alla fine lo farò perché ho ragione. Sarebbe uno spreco creare questa enorme massa continentale, più probabilmente molto di più, per renderne visibile e accessibile solo una piccola parte. Per me non ha senso. E ogni volta che qualcosa non ha senso per me è sempre perché è sbagliato. La mia anima risuona con la verità e riceve informazioni direttamente dalla fonte. E sento nelle ossa che queste terre sono abitabili. Se quest'area non ricevesse calore, la terraferma e gli oceani sarebbero ghiacciati. Non ci sarebbero caratteristiche distintive tra la terraferma ghiacciata e i mari e il riflesso della Luna apparirebbe più simile a questo. Ma non è quello che vediamo. Vediamo terre emerse e oceani liquidi separati che indicano calore e luce.
Come può la Luna riflettere l'oscurità e mostrare le masse continentali in modo così dettagliato? L'unica spiegazione logica sarebbe che quest'area ha una propria fonte di calore e luce. Il Sole e la Luna sono yin e yang. Non si può avere l'uno senza l'altro e non puoi avere nessuno dei due senza la loro fonte di energia, un nord magnetico. La mia teoria non dimostrata è che questa Terra abbia il suo Sole e la sua Luna. Luce, calore, una fonte di energia e un nord magnetico. Una volta fuori dalla portata della nostra mappa lunare, la prossima Luna apparirà nel nostro campo visivo. La nostra Luna e il nostro Sole non sono unici. Non so quanto lontano si spinga la Terra prima del suo inevitabile contenimento, ma in fin dei conti non lo sapete nemmeno voi. E ci sono solo due modi per scoprirlo. Rimuovere la chiamata e recuperare le biblioteche e la conoscenza segrete, oppure andare a cercare da soli. Ho bisogno dell'aiuto di chi cerca la verità e dei creatori di contenuti per diffondere le informazioni su questo documentario e rimettere la ricerca della verità sulla retta via. Non mi aspetto che i canali lo ripubblichino perché la verità è contro le linee guida della community di YouTube e il vostro canale verrebbe cancellato. Ma potete dedicare 10 secondi del vostro tempo per promuovere e mostrare ai vostri follower dove trovare questo documentario. L'ho pubblicato su 17 diversi social media e ho creato una pagina web. La chiave per riprenderti la libertà e il mondo non è attraverso la violenza, il voto o lo stare fuori a sventolare un cartello di cartone. Come ha affermato la loro IA, la verità minaccia il loro potere. La verità ti renderà libero. La conoscenza ascende all'illuminazione ad una vibrazione superiore. In questo documentario avete visto un assaggio del potere della frequenza della vibrazione. Quando i veli vengono sollevati, tirate le tende, perdono il potere psicologico che hanno sulle masse. Possiamo eliminare questi parassiti dal nostro mondo per sempre. Siamo noi ad avere il vero potere. Possiamo manifestare un mondo migliore. Mi offro di portare 11 coraggiose anime illuminate per la prima spedizione su 2 imbarcazioni. Vi mostrerò tutta la realtà del mondo che vi circonda. E non c'è nulla che la setta possa fare per fermarmi. Ho bisogno di un secondo capitano per Saorsa 2, uno yacht a vela con un cutter in acciaio di 12 metri. Non vi saranno forniti dettagli sulla spedizione finché non sarete stati selezionati come membri dell'equipaggio. Per il primo viaggio ho chiesto che non ci fossero donne, persone di età inferiore ai 25 anni, persone con figli di età inferiore ai 18 anni e persone di età superiore ai 60 anni. E non intendo mancare di rispetto. Proteggerò il mio equipaggio e torneremo sani e salvi. Ma navigare in acque poco dettagliate, inesplorate, sconosciute ai suoi pericoli, e non ho bisogno che quanto sopra elencato offuschi il mio lavoro di capitano. Ogni membro dell'equipaggio deve essere pronto a trascorrere individualmente 10 giorni con me a bordo del Saorsa, la mia casa, per sperimentare e apprendere le basi della vela e della navigazione. È un viaggio di andata e ritorno di circa 7 settimane. Non posso essere ingannato e posso vedere attraverso le vostre finestre nella vostra anima. Quindi se non ne avete una o avete cattive intenzioni nei miei confronti o nei confronti del mio equipaggio, vi vedrò. Il parassita che governa e inganna questo mondo non ha alcun potere su di me. E al capitano non piace che gli imbroglioni facciano perdere tempo. Tu sarai anche un lupo travestito da pecora, ma io sono un leone tra i leoni. Attenzione. Non mi fido della tecnologia, ma per ora se vuoi contattarmi usa l'indirizzo sullo schermo del video originale. Per qualsiasi problema futuro aggiungerò un indirizzo di casella postale. Attenzione agli imbroglioni. Non chiederei mai a nessuno di voi di farmi o darmi nulla. Vi mostrerò tutta la vostra realtà a mie spese. Comunque, se siete arrivati a questo punto, grazie per il vostro tempo. Pace e amore a voi tutti.